Adesso oggi facciamo la torta degli addobbi, che è una ricetta tipica bolognese. Ci va 1 litro di latte per farli, 20 g di burro che corrisponde circa a un cucchiaio di burro, 150 g di o cedro candito o frutta mista candita come abbiamo scelto noi stavolta, 200 g di zucchero, un pizzico di sale, 200 g di riso meglio originario o riso Roma, amaretto di Saronno con un po' di liquore, poi abbiamo 2 scorze di limone piccoline e poi quelli che abbiamo già messo, le mandorle, che una è volata là in fondo, dopo la buttiamo via. Vabbè. Queste le abbiamo messe perché hanno la buccia, dobbiamo farle diventare senza buccia prima di tritarle, ok? Quindi adesso bollono 5 minuti e poi le tiriamo fuori, va bene? Allora adesso mettiamo il litro di latte dentro al tegame, con calma, vai. Con calma nel senso che non salti tutto fuori, ok? Metti pure tutto giù, hai visto perché salta? Perfetto. Ce n'era poco ma vabbè. È 1 litro, amore, deve essere 1 litro. Poi accendiamo il fuoco, poi gli metti un pizzico piccolino di sale dentro al latte, ok? E adesso la gratti tu, 2 scorzettine di limone. Lo puoi fare qua sopra e poi gliele metti dopo, così sei più comodo, ok? Così? Sì, come se fosse una patata. È duro, amore? Sì. È un po' durino. Vuoi che lo faccio io? No, grazie. Occhio al ditini. No, aspetta, faccio io. Tanto praticamente si prende così e si tira. Durissimo, è super Te resistente. l'avevo detto che era duro. Oh. Ho preso conto al telefono, un limone super resistente, si taglia così la scorza. Scusate, ma non è colpa di mamma. È stato Il prossimo lo posso buttare. No. Ah, lo vuoi buttare tu e ne facciamo un'altra, sa più di limone, non mica niente, amore. Capito. Non so se ce la faccio. Ecco, questa qua la butti tu allora, vai. Primo, andrò nel biologico super forte il limone. Ok, adesso andiamo. Ok, allora le mandorle hanno già fatto 2-3 minuti, le scogliamo. Adesso le facciamo raffreddare 2 minuti, anche 3, e le spelliamo per bene, va bene? Aspetta, si può distruggere ma quello che c'è dentro, no? Aspetta, lo faccio con Dove sei più comodo, così va un bene? altro dito perché è più in forza. Hai visto come volano fuori? Fium! Ok, basta che non ce li troviamo in giro per tutta la cucina, vero? Cosa ho detto? No, Leo si fa con 2 mani. Non ti deve scappare via, se no le perdiamo. No, le proprio tieni strette, non le fai volare. Una di queste petticine. Ecco, facciamo così. Così non volano via, meglio. Vabbè, non devono andare in giro per la cucina. Ok. Perché non le fate voi cose che ho fatto io. Giusto. Spero. Dabbo, fermo. Ferma lì, andiamo a vedere subito il latte che sta per bollire. Abbassiamo. Adesso che bolle, cosa ci devi mettere dentro al latte? Vai, metti questo. Aspetta, metto Esatto. tutto. Bravo, perfetto. Ho messo un punto, come fosse... Punto solo? Sì, ho versato tutto il riso un punto e poi il grasso del latte è andato così e il riso Centrale. dentro. Prendiamo un cucchiaio di legno, così lo mescoli e si distribuisce bene, giustamente, come dici te. Piano piano, mescola. Perfetto. Adesso il latte deve assorbire, anzi, scusami, il contrario. Il riso deve assorbire il latte, ok? Deve diventare cremoso. Quindi lo facciamo andare così, al minimo, come abbiamo messo. No, al massimo no. No. Poi metti sopra di traverso il cucchiaio come lo mette di solito mamma. Così? Così. Ah, così. Ecco fatto. Ok. Va bene. Andiamo avanti con le nostre mandorline e io guardo il riso da lontano, che prima ci stava fregando il latte, visto? Stava per venire fuori. Ma facciamo una cosa che facciamo in 2, perché sennò diventa noioso il video poi, giusto? Questa però con una mano sola non riesco manco io. È andata al contrario, guarda, è andata qua. Ho imparato una tecnica. Hai visto? Hai fatto la tecnica veloce? Forse. Bene. Vabbè. Non si è fatta come vedete, ma... Ma tanto le dobbiamo tritare, Leo, anche se si rompe non succede mica niente. È la nonna che ti ha detto che quelle rotte si possono mangiare, ma non è così. Vanno messe nella ricetta. Manca l'ultimo pezzettino. Gli ultimi Gli ultimi 4 3-4 pezzettini. ma perché adesso non mi aiuti più? Sono gli ultimi, li fai tu, no? Mi sto concentrata sul video io, va bene? Poi mescoliamo bene il latte.
sul fondo con calma, che c'è anche il riso adesso dentro e deve diventare cremoso, ma ancora sta facendo un po' la panna, ma È diventata più bassa. più bassa, si sta ritirando, sì. Riappoggia sopra quello e poi andiamo a tritare le mandorle, come abbiamo detto prima. Bravo. Ok, allora dobbiamo tritare le mandorle e i canditi. Metti sotto le mandorle, amore, prima, che è più facile. Queste? No, sono come queste sono le mandorle. Metti dentro tutte le mandorle. Ok. Scusate, ma io non sono così tanto esperto di... Ci vuole l'esperienza, vero? Ok. Adesso... E poi col cucchiaino ti aiuti a mettere giù i canditi. Esatto. Non mettermi le mani lì dentro che è già attaccata alla luce, vedi? Tutti quelli. Bravissimo. Perché sono già tritati, ma in casa nostra piacciono più fini. E già che tritiamo le mani. Ancora, lascialo solo andare qualche minuto. Ok, adesso basta. Grazie, perfetto, così va già bene, sai? Mescola bene perché adesso siamo quasi a livello cremoso. È più denso di prima? Sì. È vero. È anche più basso. È ancora, sì, certo, man mano che si addensa si ritira ovviamente. Ok, tra un po' poi tireremo fuori, quando si è raffreddato, tiriamo fuori le 3 buccine. Facciamo altri 5 minuti, direi. 5 minuti che io faccio 5 così. No, tanto ogni tanto, però bisogna mescolare come hai fatto fino adesso. Allora, adesso, ecco, così deve essere, vedete? Deve aver ritirato il latte. Ancora, scusate, ancora cremoso, ma il riso deve aver ritirato tutto il latte. Adesso lo dobbiamo far raffreddare prima di metterci dentro 4 uova, il burro, lo zucchero e anche mandorle e canditi che abbiamo già tritato. 20 grammi di burro. Ok, mescola pure col cucchiaio di legno, se no con quell'altro si rovina. Esatto, mescola bene tutto il burro che si scioglie. Olio di gomito qua, e aiuta anche a raffreddarlo un po', così. Adesso è già tiepido, è già fuori dal freddo, vedi quanto ha ritirato? Ha ritirato tutto il latte. Mescola anche il centro oltre che il bordi. Esatto, tutto il centro, bravo. Adesso poco alla volta ci puoi aggiungere lo zucchero semolato. Prendi su e butta dentro un terzo, poi un terzo, poi un terzo. Le frazioni a scuola le abbiamo già fatte, vero? Bravissimo! Ok, vedi come mescola pure. Adesso metti un altro terzo. Ok, poi l'ultimo tutto in una volta. Ora l'ultimo. Tutto, hai preso tutto, non fa niente, vai. Tutto, sono 200 grammi, perfetto. Ok. Qua qualcuno si è leccato il dito. Qualcuno a caso? Va bene, è già abbastanza sciolto, direi. Adesso? Esatto, metà di quelle. Circa, ancora. Ah, va bene. No, va bene, non ti preoccupare. Non avevo visto qua esattamente. C'è il tuo braccio davanti. Amalgala bene. Adesso l'altra metà, va bene, tanto questi non si devono sciogliere, non si scioglieranno neanche. Perfetto, benissimo. Adesso lo facciamo, aspettiamo mezz'oretta che si raffredda un po', poi dopo sbattiamo le uova e vanno messe dentro, ok, tienilo postato con 2 manine, se no, esatto. Comunque le uova sono già abbastanza, bastava mescolarle un poco, amore, va bene, non devi montarle, va bene così, Leo. Metti pure via quella a lavare. Le uova adesso le fai scendere qua dentro, sposta il cucchiaio per bene, ok, e poi dopo le mescoli con l'impasto. Serve per amalgamare. Che significa amalgamare? Amalgamare, per mescolare tutto insieme, per fare in modo che tutto si incorpori e diventi una cosa unica tutte insieme, non le uova separate dal resto. Mescola bene tutto, che l'uovo giallo deve mescolarsi con tutto il resto. Con tutte e 2 le mani no, Leo, tienilo stretto quel coso. E poi si cucina con amore, non si tratta male il cibo, vai. Non è questione di forza, con delicatezza ed energia. Energia.
Allora perché prima l'hai fatto con cattiveria? Così. Oh, No, io ho fatto solo veloce, perché ti faccio vedere come faccio. è rimasta una buccia, ma vabbè. No, te prendila, una buccia di limone, sei sfuggita, tirala fuori. Ecco, pigliata. Mettila mo via, ok. Adesso ci va un goccio di amaretto di Saron, prendi il liquore, Ma la mangio anch'io. appoggialo lì. Sì, amore, ho detto aprilo, vai, apri la bottiglia. No, aspetta. Sì, va bene. Sì, cioè, Cosa devi fare? via. Un cucchiaio, bravo. Dritto il cucchiaio, se no va tutto giù. Un cucchiaio solo, basta così. Giù tutto? Ok. Così ci ubriachiamo un pochino. Dai, che sciocchino. Ok, metti via il cucchiaio di metallo che non si può mettere nell'antiaderente. Mescola bene. Un profumino anche con... Anche che ci abbiamo messo un pochino di Sì, ma si sente appena, non è niente di... Che? Che mescola anche nel centro. Mettiamo il tuo composto che hai preparato tu dentro allo stampo. È uno stampo 6 porzioni classico. E se volete dopo vi do le misure scritte qua sotto, le scriviamo Che senso qua sotto? sotto quando le mettiamo su YouTube, sotto nella descrizione scrivo le misure. Sì, ok. Quindi quando guardano il video vedono bene la descrizione, ok? Oh, vai. Sei pronto? Sì, Andiamo in forno? sì. Ok, vai, vieni. Apro il forno. Apro il forno, Ah, avevo detto che metto volevo... dentro, statico, mi raccomando, abbastanza basso. 40-50 minuti in forno e poi veniamo a controllare. Sì, bella cotta. Ecco. Eccola. Mettiamo qua sopra un attimo. A raffreddare un po'. C'è un buon profumino. Sì. Se voi ce l'avete qua o la volevate mangiare adesso? Ma non bisogna aspettare che si fredda. Io ho fame. Va bene. Allora, adesso prendiamo tutto questo un attimo e gli diamo un taglio a losanna. Invece di sembrare fatta quello che abbiamo fatto prima, sembra fatta con la cioccolata. Vi ricordate quella volta che si è fatta il salame al cioccolato? Sembra fatto con gli stessi ingredienti. Ecco, non so se lo ricordano, il salame al cioccolato. Vabbè, forse non l'avete guardato. Guardatelo così forse vi sembra quasi uguale fatto con gli ingredienti. Quasi. Sì. Vi sembrerà fatto così. Sì, invece no, come vedete l'acido è giallo. Invece il salame al cioccolato era tutto marrone. Mamma, un'altra volta lo facciamo? Va bene. Fammi vedere che adesso mi perdo, se no qua nel mio taglio tattico. È bello. Ti piace? Mia mamma vuole essere sempre precisa. No, non sono molto precisa in realtà oggi. Ok. Però vabbè, grazie. Quando voi siete assonnati, Volevo far vedere com'era. Allora, ho fatto un taglio che si chiama taglio a losanghe, no? Mamma, quando l'hai tagliato sembra una bistecca gigante. Che esagerato. No, è che viene fuori così. Da bistecca a brontosauro, come diciamo noi. Cosa dici? Vabbè, aspetta, facciamo a mano, Allora, quelle più belle si mettono in tondo, no? Che buon profumino. Ah, vero? Sei gigantina, potevo farle anche più piccole in effetti. Vabbè, così Un taglio a losanghe. arrivano i nostri clienti e se la mangiano quella più In realtà gigante. questa le mangiamo noi domani. Evviva! Stavo per assaggiare anche adesso, ma mi voglio fare la sorpresa domani. Sì, bisogna stare attenti, mette su anche la carta. Così. Niente. Così. Ah, si fa sì, certo, un fiore. Praticamente. Yuppie! Facciamo un fiore Il fioroni fiore giganti. di Dandy World. Va bene così? Questi mangiamo adesso? Sì. Ok, fai la foto là. Ecco qua le fette, le ho fatte a losanghe. Buon appetito!